Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli, solo per i più esperti anche Luna e Venere in Gemelli per quelle questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2025, che viene proprio aperto con la luna piena nel tuo segno il 5. Infatti andiamo a fare oggi la lettura considerando tutti i transiti principali, comprensivo della luna piena in gemelli per te, che ti porterà proprio una chiarezza nelle relazioni. Ci sarà chiarezza nelle comunicazioni, dinamiche sociali. Un po' questa luna piena è come un faro che evidenzierà ciò che funziona e ciò che invece deve cambiare. Poi abbiamo Mercurio e Scorpione fino all'11 che ti favorirà delle intuizioni profonde, delle riflessioni profonde e anche la capacità di leggere tra le righe. Poi quando passa in Sagittario ti aprirà proprio la visione a qualcosa di più ampio, opportunità nuove, no? E stimolerà in te la curiosità e il desiderio di crescita. Poi abbiamo Venere in Sagittario fino al 25, ti porterà molta leggerezza, avrai voglia proprio di connetterti, di connessione, no? E quando entra poi in Capricorno dal 25 in poi, questo aggiungerà della stabilità e concretezza nei rapporti che avrai. Poi abbiamo Marte in Sagittario fino al 15, poi passa in Capricorno, e diciamo che in Sagittario ti darà quell'energia e quell'iniziativa, no? Prima stimola la passione, il movimento, e poi quando passa in Capricorno ti darà la forza, la disciplina per portare a termine ciò che conta davvero, ok? Quindi questi sono i transiti principali. Adesso, facendo una nuova struttura in questa lettura per te, più incisiva, più breve ma incisiva, allora andiamo a vedere per te in questo mese. Facciamo prima la lettura generale, poi l'elaborazione sull'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare l'obiettivo, gli obiettivi dell'anima in questo mese. Per tutte le ragazze nuove sotto all'info box trovate la pratica dei 21 giorni profetica che sta dando risultati strabilianti a tutte e a tutti. Detto questo, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia prosperità, bellezza e magia. Sabbe, Satta, Sukhi, Hontu. Partiamo. Prima carta, il tema del mese. Cosa devi realizzare a dicembre? Cosa vuole realizzare la tua anima a dicembre? Vediamo. Con l'appoggio dei pianeti. Quali sono gli spiriti al tuo fianco? Cioè, chi ti accompagna in questo? Cosa ti sta venendo incontro in questo mese? Terza carta, cosa si trasforma in te a livello animico? Cioè, le ombre che si trasformano, quali sono? La trasformazione interiore in questo mese. Quarta carta, qual è il tuo potenziale, la tua espansione reale e spirituale? Cioè, che cos'è che fiorisce nel lavoro, nell'economia, nelle relazioni? Qual è il dono del mese per te? Quinta carta, il sentiero pratico, cioè come porti nella materia ciò che la tua anima vuole creare, cioè qual è l'atteggiamento da adottare. E poi l'esito del mese, come si chiude il mese, il frutto visibile di tutto il processo, esito del mese. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade a dicembre? Partiamo subito. Il tema di questo mese qual è? Bellissimo, abbiamo il carro qua. Il mese di dicembre ti chiama a prendere in mano la tua vita con decisione. Qua il mese mi parla di vittoria, movimento, determinazione, disciplina. In questo mese l'anima ti spinge a guidare il tuo destino, cioè a muoverti con sicurezza verso quello che vuoi realizzare veramente. È un mese in cui non si può più aspettare, cioè bisogna fare il passo avanti, prendere le redini, portare la tua energia dove serve veramente. Quindi, siccome abbiamo la luna piena in gemelli, tutta la tua mente, le tue emozioni sono illuminate, cioè hai la visione, hai la forza per superare gli ostacoli, ma serve anche equilibrio tra cuore e ragione, no? Cioè,
In che senso? Vai dove ti porta il cuore e usa la logica per farlo. Cioè, però vai dove ti porta il cuore. Ok. Andiamo a vedere quali sono gli spiriti al tuo fianco per fare questo. Bellissimo. Chiarezza mentale proprio, sei guidata da una mente superiore. Intuizione, chiarezza e verità, cioè qualcosa arriva a tagliare le illusioni. Arriva qualcosa che ti mostra ciò che non funziona attualmente, ciò che non funziona più del passato. Cioè l'asso di spade è come una lama luminosa, no? Che apre la mente e l'anima e dice: puoi finalmente vedere chi sei, cosa vuoi e quali passi fare. I segnali esterni, perché questa carta rappresenta anche i segnali esterni, saranno evidentissimi, cioè ti accompagnano. Per esempio, ci sarà una situazione che si chiarisce finalmente, come segnale esterno. Ci sarà una parola da parte di qualcuno o un gesto da parte di qualcuno che ti illumina. L'amante mistico, che è il tuo spirito guida, ti accompagna proprio nel farti vedere queste immagini, nelle cose che si chiariscono per farti andare dritta come un treno. La verità a volte può essere dura, però è liberatoria. Magari tu devi dire delle cose che ti sono costate dire, però sarà liberatoria perché devi andare dritta o dritto come un treno. Ok? Vediamo quali sono le ombre che emergono per essere trascese una volta per tutte. La trasformazione interiore. Boom, 3 di spade. Eh sì, è chiaro. Dentro di te si muoverà qualcosa di profondo. Qua mi dice che ci sono delle vecchie ferite che possono emergere in questo mese, delle delusioni passate, delle emozioni che devono essere riconosciute e lasciate andare. Allora, questo è un dolore trasformativo. Dicembre ti chiede di guardare dentro, di accogliere ciò che senti e di elaborare il passato e imparare la lezione, senza attaccarti da vittima al dolore passato, no? Cioè questa trasformazione ti renderà fortissima, più lucida, più lucido, pronta, pronto a un amore, a una vita più chiara, più autentica. Questa è la purificazione emotiva necessaria per la tua vittoria personale. Va bene? Sì. Andiamo a vedere adesso qual è il potenziale spirituale, l'espansione pratica, no? Vediamo. Bellissimo. Chiarezza mentale, re di spade. Qua c'è la tua capacità di razionalità, strategia e leadership, cioè il re di spade ti regala una mente lucida, la capacità di prendere delle decisioni pazzesche e una chiarezza nel fare le scelte concrete, cioè sei proprio dritta come un treno. Magari hai tergiversato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, mo no, ok? Per esempio, nel lavoro e nei progetti pratici, questa cosa significa che potrai portare ordine, potrai portare disciplina e risultati reali. Nelle relazioni questa energia porta equilibrio tra cuore e ragione, tra capacità di comunicare con chiarezza e rispetto. Non avrai paura di comunicare. Quindi il dono del mese qua è proprio la tua mente affilata, la capacità di discernere il vero dal falso e di applicare questa saggezza in modo concreto, creativo e produttivo. Mi spiego? Seguire la tua verità fondamentalmente. E vediamo cosa devi fare per incarnare tutto questo, la postura energetica, no? Il consiglio sciamanico. Difendi i tuoi spazi. 7 di bastoni, cioè ti vedo combattivissima, combattivissimo. Allora, il 7 di bastoni ti mostra come portare nella materia ciò che la tua anima vuole creare. Ti dice: difendi i tuoi spazi, difendi le tue idee, difendi il tuo cuore. Allora, ti dico, in questo mese ci saranno delle sfide, te lo dico perché lo vedo, no? Proprio per realizzarti però. Ci possono essere delle piccole resistenze oppure ci saranno delle persone che mettono alla prova la tua determinazione. Cioè, voglio fare una cosa, però come glielo dico alla mia compagna o al mio compagno? Voglio fare quella cosa, lo sento forte, però magari se la prende male, difendi. Ecco perché non ci può essere della tensione. Cioè, il consiglio sciamanico è chiaro: mantieni la tua posizione con coraggio, senza cedimenti, ma senza aggressività. Allora, cosa impari in questo mese? Impari a stabilire confini sani, a proteggere la tua energia e a far emergere ciò che merita di crescere passo dopo passo.
cioè ti devi far valere. Ecco perché possono salire delle vecchie ferite qua, tensioni, dolce tristezza, dolce malinconia per essere affrontate, altrimenti ti zavorrano, ok? Mm. Vediamo qual è l'esito del mese. Sì, prendi la decisione di allontanarti da ciò che non ti nutre più, seppur ti ha potuto nutrire nel recente passato. Allora, la decisione è che tu farai un distacco consapevole da tutte quelle zavorre emotive che ti hanno tenuto compagnia per diverso tempo. L'esito del mese è un allontanamento emotivo da vecchie dinamiche del passato, che si possono riversare o nelle relazioni o negli atteggiamenti che hai con le persone, nell'atteggiamento col lavoro, vecchie dinamiche emotive che seppur erano comode, non ti nutrono più per mandare il carro avanti. Ok? E il dono del mese è la chiarezza mentale per farlo. Come lo fai? Difendendo quello in cui credi, senza cedimenti. Ok? Sì, è un mese di grande determinazione. Quello che ti voglio dire è che dicembre è un mese di trasformazione interiore e passaggio. Sei chiamata a lasciare andare ciò che non serve, a staccarti da situazioni, abitudini o vecchi schemi emotivi. È un atto di coraggio questo, perché anche lo spirito ti chiama a farlo, no? Il tema del mese è l'atto di coraggio, di consapevolezza. Tu avrai il riconoscimento profondo che ci sono alcune strade che devono essere abbandonate per fare spazio a ciò che porta crescita e gioia reale. Questo è. Ed è un invito a camminare verso nuovi orizzonti, verso esperienze, verso progetti, verso relazioni che rispecchiano la tua autenticità. E questo movimento di allontanamento è accompagnato da proprio una purificazione emotiva e mentale. Perché le sfide e i chiarimenti che ci saranno in questo mese ti mostreranno ciò che è veramente importante per te. E il passo successivo è muoverti con leggerezza e integrità. Cioè, l'otto di coppe è anche un messaggio spirituale importante, dice segui il tuo sentiero interiore, fidati dell'intuito e abbi il coraggio di lasciare ciò che è stagnante. E in questo modo dicembre diventa un mese di chiusura di cicli e apertura di nuovi capitoli. Cioè un tempo di distacco che non toglie la gioia, ma prepara una nuova gioia, la rende più vera, più piena, mi spiego? Qua infatti vedo è un mese di passaggi e trasformazioni, qua liberazioni necessarie, dove lasciando andare il vecchio si prepara lo spazio al nuovo e proprio ti vedo che il cammino della tua anima si fa più leggero, va bene? Proprio per poter spiccare il volo, ok? Vediamo di mettere una carta di queste, degli oracoli. Ragazze mie, lo dico per le ragazze nuove, salvatevi il video per riguardarlo durante il mese, così seguite il sentiero passo passo, non vi fate cogliere impreparati, ok, dalla vita, anche se dovete essere sempre aperti all'imprevisto, no? Guarda, ti vedo pieno di speranza. Sai che a me la parola speranza non mi piace, no? Pieno di fede. Non credere che le sconfitte o le delusioni passate ti impediranno di avere successo, perché è tutto un sogno, un'immaginazione dell'anima, no? Quello che tu credevi perso è un'immaginazione, è un sogno, ok. Il vero successo cresce dalle lezioni. Un cuore pieno di speranza non si arrende mai. Il vero vincitore è un grande fallito, perché ha fallito tante volte prima di vincere. Quindi tutto quello che hai vissuto nella tua vita fino a questo momento ti è servito per forgiare le armi spirituali per spiccare il volo. È chiaro? Sì. Mettiamone un'altra. Rimani fedele a te stesso, come il 7 di bastoni. Questa è la postura energetica da adottare, il consiglio sciamanico. Il bisogno di convalida da parte degli altri è un'illusione. Non sei responsabile di come gli altri ti percepiscono, ma è tua responsabilità rimanere fedele a te stesso. Allora,
è molto chiara la carta. Gli altri ti percepiscono come ti devono percepire, secondo i loro filtri, va bene? Tu non devi essere suscettibile da queste fluttuazioni. Quindi, se hai bisogno potresti sentirti in questo mese necessitata, non so se si può dire così, ad avere il benestare di qualcuno, va bene? La conferma, la convalida da parte di qualcuno. Ok, sarà un inganno quello, è un inganno. Non cedere a questo perché devi combattere contro le tue stesse resistenze ad affermare la tua volontà, anche se gli altri ti dicono che non va bene. È chiaro? E questo ti fa vincere. Rimani fedele e sogna in grande. Non so se stai sentendo le campane. Appunto. Vediamo cosa ti dice l'archetipo. Continuano le campane. La vittoria sono le campane, quel carro lì. In questa transizione. Cosa ti dice l'archetipo? Ecco perché. Allora, maltrattatore. Allora, io so quello che ti accadrà in questo mese. Sto vedendo anche mio fratello e gemelli, anche la mia migliore amica e il mio migliore amico. Allora, lo so cosa state affrontando in questo mese, lo so benissimo. Siccome volete spesso, no, accontentare tutti, non creare mai disarmonie, non creare disagi, volete fare sempre compagnia, no? Allora, in questo mese devi difendere le tue posizioni, anche se questo ti costa. Maltrattatore sono le tue paure, le tue paure a difendere le tue posizioni che ti maltrattano. E quindi dall'altra parte puoi vedere anche delle persone che ti rispondono male. Ma le persone sono la proiezione dei tuoi attaccamenti, delle tue paure. Se qualcuno ti risponde male o perché non è affine alle tue idee o quello che stai difendendo, e mo meraviglia, cioè va bene, cioè non devi essere d'accordo con me. Hai capito che ti voglio dire, no? E ti aiuta a far fronte alle paure interiori che ti stanno maltrattando, dice la carta. Ok. Allora, ragazze mie e ragazzi, superate queste caspita di paure perché avete un potenziale inaudito. Inaudito. Come lo dico a mio fratello, lo dico a te. Hai un potenziale inaudito. Va bene? Quindi supera te stessa, supera te stesso. E vedrai che questo è un mese della transizione e della vittoria. Va bene? Ti metto un'altra carta di queste. Cioè, la bontà, l'essere così di pasta buona proprio voi, no? Allora ti impedisce spesso di mettere dei confini. Io lo so bene com'è il cuore dei gemelli, li amo per questo. Però è necessario stabilire i propri confini, Cioè, confini che vuol dire? Questo voglio, questo faccio. Non sei d'accordo? Sti barberelli, va bene? Ok, questo è il senso. E ti vivi le emozioni relative a quella imposizione che fai. Sono arrabbiato perché quella persona non mi convalida? Non pensa che sto facendo bene? Mi vivo l'emozione. Rituale erotico della Kundalini. Ok. Guarda, in questo mese tu metterai le basi di cose grosse nel futuro. La porta della terra. Stai concretizzando dei progetti importanti di cui, anche se non vedi i risultati adesso, questo è il mese in cui tu hai necessità di lottare per quello in cui credi per stabilire il regno dove si costruirà la tua cattedrale, la porta della terra. È una carta molto pratica, costruttiva, non è un fuoco di paglia, va bene? Questo è il modus operandi, ok? Quindi siate concreti, i vostri sogni hanno la necessità di essere espressi, così come la vostra essenza, pura, bella e spregiudicata che ci può essere, ma chiamiamola come vogliamo, senza limiti, senza sosta.
ok? Ok, detto questo, ragazze mie ragazzi, adesso vediamo cosa accadrà nell'amore per te. Allora, vediamo nell'amore cosa accade per te in questo mese di dicembre 2025. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi dei gemelli in amore? Eccola qua, 10 di spade, 4 di bastoni e il paggio di spade. Guarda, io vedo che intorno a te si celebra la vita, siamo a dicembre, ci sono le feste natalizie. Allora, vedo una comunità di persone che è affine al tuo sentire, ti danno amore, ti danno gioia. Non sono tante, sono poche, quelle poche ma buone con cui puoi condividere veramente la verità e l'autenticità e la bellezza di un rapporto. Vedo nuovi incontri che farai, verso i quali ti manterrai con una mente curiosa, vivace e attiva, no? Seppur magari non ti fidi subito, stai un po' a guardare, perché? Perché vieni fuori da un lutto emotivo, 10 di spade, da qualcosa che ti ha ferito o da una chiusura energetica potente, da una relazione finita o da incomprensioni con una persona. E quindi ti vedo abile, vigile, non direi tanto sulla difensiva, questa è la tua voglia di conoscere, no? Di mettere alla prova l'altro, molto curioso, una mente curiosa, è come se stessi attendendo il via libera per darti completamente, va bene? Però vedo questa celebrazione, vedo incontri nuovi, o un incontro, vedo, eccola qui la carta, ok? Vediamo chi ti arriva incontro. Vediamo l'energia di chi viene verso di te in questo mese. Com'è l'energia della persona che viene da te? Che energia ha questa persona nei tuoi confronti? 3 di bastoni. Qua vi osservate cosa fa l'un l'altra. Vi osservate. 6 di denari? Cavallo di bastoni. Beh, guarda, questa è una persona che fa le cose fatte bene. È una persona che ha pensato, che pensa prima di agire, è una persona che vuole equilibrio, è una persona con la quale ti trovi bene nella quotidianità, è una persona che ha un forte impulso passionale nei tuoi confronti, cavaliere di bastoni. È una persona che ti osserva e magari è concentrata sulla sua vita pratica, la sua vita quotidiana. E se avete avuto un momento di disagio, di distacco, qua si riaccende la passione, va bene? Quindi tutto parte da questa accensione della passione nella quotidianità. Oppure una persona completamente nuova, molto concentrata nella sua vita pratica quotidiana, è una persona che si sta aprendo al nuovo, si apre a nuove vie di vita anche nella sua vita pratica e quindi questa è una persona che sta guardando l'orizzonte della sua vita su più fronti, che sia il lavoro, che sia l'amore, no? Una persona che è aperta, è pronta ad espandersi, a conoscere, sarà anche la Venere in Sagittario poi che abbiamo, è pronta a espandersi, a condividersi, no? Con entusiasmo. È una persona che è molto attratta da te proprio a livello ehm, fisico, sensuale. Sì, questo è la voglia di venire forte da te. Vediamo cosa succede alla fine dell'amore per te. 8 di spade, asso di bastoni. Guarda, qua c'è il giudizio. Ti vedo un po' titubante all'inizio del mese con questa persona. Magari ti senti un po' bloccato o un po' bloccato. Qua c'è l'energia di un blocco, no? Che sono solo gabbie mentali. Cosa faccio, cosa non faccio? O tue o di questa persona o di ambedue. Però io qua vedo che subito dopo, già verso 10 dicembre, asso di bastoni e il giudizio mi dicono di una rinascita nell'amore che porta una nuova scintilla erotica. Cioè la vita ti porta a prendere una decisione che ha a che fare con il goderti questa scintilla che arriva, un rinnovo di una relazione sotto il profilo erotico, sensuale. Il giudizio ti chiama a vivere una relazione da un punto di vista più ampio, ti chiama a vivere, cioè a prendere
una decisione di vivere la vita, di vivere una relazione o di vivere, va bene? Di vivere. Quindi, nonostante un po' di incertezze, io qua vedo che poi esplode qualcosa di bello, di bello. L'asso di bastoni è sempre un asso, va coltivata questa scintilla, mi spiego? Allora, guarda, io vedo che questo è un mese molto intenso per te, perché io qua vedo che l'amore ti porta a dei chiarimenti profondi e la necessità di lasciare andare ciò che non ti serve più. Qua vedo l'inizio del mese potrebbe essere un po' pesante, cioè alcuni sentimenti o delle relazioni o delle dinamiche o delle vecchie dinamiche emergono per essere affrontate. E questo a volte può creare un senso di stanchezza, no? O di delusione. Cioè, è come se l'universo ti dicesse: è il momento di fare pulizia, di guardare in faccia la realtà e prepararti a costruire qualcosa di nuovo. Nonostante questo, arrivano dei segnali di stabilità, possibilità di incontro con qualcuno che porta equilibrio, che porta scambio vero. E questa persona è dinamica, cioè porta energia positiva, volontà di collaborazione, questa scintilla di passione. Ehm, cioè non è un mese statico, ci sono slanci, ci sono attese, piccoli test, però ogni gesto, ogni incontro servirà a capire chi merita davvero il tuo tempo e il tuo cuore e chi no, ok? Poi vedo qua che verso la fine del mese vivrete un momento di accelerazione emotiva e decisionale anche, eh? Cioè l'amore qua chiede chiarezza. L'amore qua ti chiede di fare delle scelte autentiche e ci sarà anche apertura verso ciò che rispecchia davvero i tuoi sentimenti. Per esempio, io qua vedo che potrebbe esserci un senso di liberazione, cioè ciò che ti bloccava il cuore viene lasciato andare e arriva la possibilità di connessione vera, di comunicazione sincera, di allineamento tra cuore e mente, no? Come ti ho detto pure nella stessa precedente. Quindi per te è un mese di chiusura di cicli, incontri significativi e liberazione emotiva. Cioè è un tempo in cui impari a riconoscere ciò che ti nutre davvero, a difendere il tuo spazio e a scegliere con consapevolezza chi può entrare nel tuo cuore. E alla fine l'amore ti porterà bellezza, crescita e possibilità di nuovi inizi più profondi, più autentici. Va bene? Sì. Vediamo adesso cosa ti dirà questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei. Che per tutte le ragazze nuove potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sì, la mia primavera è una carta stupenda che ti dice nuovo inizio, nuovi inizi proprio, ci saranno i nuovi inizi in amore, freschi, genuini, autentici, proprio come la primavera, no? Tempo e pazienza, ci vuole tempo e pazienza per costruire qualcosa di duraturo, di stabile, c'è un nuovo inizio e tempo e pazienza per vedere i risultati di questo germoglio, ok? Cos'altro? Qua c'è una persona che è molto gelosa di te. Questa persona sarà gelosa di te, ti osserva, sta nel quotidiano, agisce di impulso. Vediamo un po', perché è gelosa di te? Cosa c'è nel profondo? Ah, è gelosa perché è insicura, non è sicura del suo valore vicino a te, ti vede più di lei stessa, ok? Di questa persona. Dice: sono insicuro, la mia è solo apparenza. Cioè il fatto che possa sembrare una persona sicura di se stessa, magari eh, dicendoti delle cose, non è così. La sua gelosia è perché è insicura, bene? Ma è un problema suo, cioè nel senso, sono tutti i problemi dell'altro. Vediamo perché ancora è geloso di te, cosa vede in te nella profondità ancora. Perché vede la bellezza, l'amore e la poesia. Ah, ci picchia. Vede nel vostro rapporto il completamento di un sogno. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia. Noi siamo l'amore. Perché vede un esempio idilliaco di rapporto tra tutti e due. Sì. Ok, va bene ragazze mie e ragazzi. Vediamo adesso cosa ti dicono questi oracoli.
In, qua tu ricevi, non devi fare altro che ricevere. In, la carta dell'asso di coppe, no? Femminile. Flessibilità, sinfonia incompiuta, tutto ciò che brilla. Allora, e riparare. Gli oracoli mi stanno raccontando che abbiamo aspettato molto per vedere compiuto qualcosa che il nostro cuore desiderava a livello amoroso. Quindi ci possono essere delle cose ancora incomplete, incompiute, soprattutto la prima parte del mese, no? Cose che non si rivelano ancora, che dipende da te soprattutto. Ricordati che nella prima stesa ti ho detto, nella prima parte dell'oroscopo, ti ho detto che devi far uscire fuori ciò che temi di far uscire, che però ha a che fare con i tuoi bisogni più profondi, ok? E quindi nel rapporto non devi usare maschere di questo tipo. Ok, una volta uscito tutto questo, il giudizio si prende questa decisione, qua si ripara un rapporto, perché esce fuori l'autenticità. E anche se è un rapporto nuovo, io vedo che stai aspettando tanto la perfezione, no, che vuoi vedere nell'altro, ma la perfezione che vuoi vedere nell'altro si ha quando tu superi le tue paure e dici all'altra persona quello che veramente senti e quelli che sono i tuoi bisogni. Va bene? Individuali proprio. Quindi da una situazione un po' di passaggio mi confermano le carte che a fine mese ci sarà una liberazione emotiva, riparare, va bene? Vediamo le carte del drago immaginale cosa ti dicono, da cui estrapoleremo anche il rituale della buona riuscita, perché è un mese intenso per te, bello, da cui esci potenziata o potenziato. Qual è? Cosa ti dicono le carte del drago immaginale per il mese di dicembre 2025, gemelli? Infatti il vento preannuncia grandi cambiamenti, grandissimi cambiamenti. Ti leggo questa carta perché è molto evocativa, molto bella, molto forte. 18. Corrispondente anche all'arcano maggiore della luna, no? La confusione, le paure, del mistero, del cambiamento. Ferma. Quando i venti del karma soffiano, rimani fermo, ferma. Ok? 18. Eccolo. Allora, ti leggo subito il responso del drago. L'elemento aria, che è il tuo poi tra l'altro, gemelli, indica il momento di un cambiamento, cioè la tua essenza vuole un cambiamento forte. Lo vedevamo anche nella stessa precedente. In presenza di questa carta tu sai di essere in un percorso di crescita e sai che tra breve si manifesterà una metamorfosi significativa in cui ci sarà trasformazione radicale di prospettiva e ciò che prima ti era invisibile ti diverrà evidente. Questo è il momento della pura attesa. Attesa, no? Qua l'oracolo ti dice tempo e pazienza, il tuo amante mistico ti chiede tempo e pazienza, ma non solo per le questioni riguardanti l'amore, perché poi tutto si intreccia. Tempo e pazienza è l'attesa prima del grande cambiamento metamorfico, lo so che non si può dire così, che stai sentendo da dentro che sta arrivando. Lo so che lo stai sentendo, pure mio fratello e i miei amici stanno sentendo questo cambiamento potentissimo che sono dei gemelli, no? Questa cosa, questa trasformazione metamorfosi inevitabile. Ok. Questo è il momento dicembre della transizione per arrivare alla riva, per approdare al nuovo porto. Ok. Dice, questo mese cerca di stare in questa fase senza provare né attrazione né repulsione per tutto ciò che vivi e sperimenti. I venti del tuo karma stanno soffiando forte in questo mese. È meglio non prendere decisioni importanti in questo mese, ma piuttosto attendi. Risalvatevi il video, ragazze e miei ragazzi, così da non trovarvi impreparati. Non prendete decisioni importanti in questo mese. Non provate a non provare né attrazione né repulsione. Dici come si fa? Come si fa? Con lo yoga sciamanico. Perché se provi attrazione per qualcosa o repulsione per qualcos'altro, questo può dirottare, può, come dire, non sviare, nemmeno dirottare i venti del karma. Questo ce lo insegnano nello yoga sciamanico.
provare attrazione o repulsione significa avere un giudizio, e siccome qua ti stanno dicendo di non avere giudizio per quello che accade in questi cambiamenti mentre i venti soffiano forte, astieniti dal giudizio. Ecco, questo volevo dire. Perché quello che ti arriverà dopo questo vento è quello perfetto per te. Lascia che il vento del karma lavori per te. Se tu agisci, ok, sugli eventi, se vuoi controllare gli eventi, ripetiamo il ciclo, ok? È un mese decisivo per te. Quindi dice: la crescita porta con sé a volte anche dure prove. Affinché il tuo karma negativo non possa avere efficacia in questa situazione, fermati, non prendere decisioni. Agisci solo quando i venti del karma si saranno calmati. Il momento della pura azione ti sarà evidente, perché lo riconoscerai in quanto sarà accompagnato da una sensazione di profonda calma. Non prendere decisioni importanti in questo mese. Quando dovrai agire, lo vedrai naturalmente, perché lo farai da uno stato di calma, che non devi concentrarti per averla. Ti verrà naturale. Quindi non prendete decisioni nel mese di dicembre. State fermi mentre tutto si muove. Ok. Adesso ti do il rituale della buona riuscita. Sdraiato o seduto con la colonna vertebrale eretta, chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro spontaneo. Cerca di mantenere la tua attenzione nel punto esatto in cui senti l'aria toccare il corpo per la prima volta entrando e per l'ultima volta uscendo. Quelli sono i cancelli del respiro. Cioè concentrati sul respiro, nel naso. Mantieni l'attenzione quando l'aria entra e esce, solo su quello. Questo punto generalmente viene percepito nelle ali del naso, alcuni però lo sperimentano sopra il labbro superiore. Ok, trova il punto e mantieni la consapevolezza su questo punto concentrata su di esso per 10 respiri. Poi, rivolgendoti al tuo amante mistico, spirito guida, dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Maestro, chiedo la forza dell'attesa. Maestro, chiedo la forza dell'attesa. Basta. Ok? Poi, quando sentirai dei pensieri scorrere, perché ci sarà molta agitazione in questo mese, perché i venti del karma stanno soffiando, è una grande prova per te e la puoi vincere magistralmente con la stesa precedente che abbiamo fatto, quel carro lì. Allora, e con la pratica. Ci saranno tante emozioni, tanti pensieri riguardo a diversi temi o rispetto a un tema in particolare che richiederà la tua attenzione in questo mese. Bene, guarda scorrere le emozioni riguardanti a un tema specifico e i tuoi pensieri e dici: so che sto provando questo, so che sto pensando questo, so che sto sentendo questo, va bene? Rimani consapevole di quello che pensi, di quello che provi, senza provare attrazione o repulsione per nessun pensiero o situazione. Rimani nel vento dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, in attesa che si calmi la tempesta. Maestro, chiedo la forza dell'attesa. Ragazze, ragazzi, salvatevi questo video, va bene? Perché ve lo sto dicendo tante volte? Perché dovete fare questa pratica, perché questo è un mese potentissimo. Cioè, maestro, chiedo la forza dell'attesa e tu me la vinci, ok? Wow, che emozioni mi fate provare ogni volta, guarda. Allora, mi raccomando, ragazze mie e ragazzi, chi sta facendo la pratica dei 21 giorni va bene così, saprete affrontare le cose come dei draghi, ve li mangiate tutti. Chi non sta facendo la pratica dei 21 giorni, almeno che facesse questo ogni giorno, ok? La pratica la trovate qua sotto. Detto questo, io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.